Eccoci qua, finalmente prima gara dell'anno, Jelasi Tuned International Cup, 69 piloti iscritti, livello altissimo, se non è un europeo poco ci manca. Come molti mi avete chiesto, questa volta, oltre alle riprese delle fasi di gara, ho registrato anche dei dietro le quinte ai box e ho fatto anche delle live subito dopo le manche per trasmettervi le mie sensazioni a caldo. Ma come pensavo non è semplice, perché in una gara i tempi sono sempre molto stretti, c'è sempre qualcosa da fare e inoltre bisogna rimanere concentrati. Quindi se apprezzate la cosa e la volete rivedere riproposta nei prossimi video, mi raccomando iscrivetevi con il tasto iscriviti qua sotto al video e lasciate un like. I box sono tutti al completo, guardate, veramente uno spettacolo vedere così tanta gente. Ci sono anche parecchi stranieri arrivati da lontano. Conto sicuramente 4 campioni del mondo, campioni europei non saprei dirvi quanti, per non parlare di finalisti mondiali ed europei. Insomma, sarà un garone. E realisticamente, vedendo i piloti presenti, penso che fare top 20 e andare in finale B sia possibile, ma molto difficile. Quando poi scopro che le finali saranno da 8+2 dal bump up e quindi per entrare direttamente in B servirà a fare top 16, penso sia al 99% impossibile. Anche perché noi, come al solito, siamo arrivati tra gli ultimi solo al sabato. Avremo quindi a disposizione solo un turno di libere, che per una gara di questo livello è davvero niente. Questo non si può usare, abbiamo consumato. Abbiamo girato 4 minuti neanche. 66 euro, 68 euro. Come avete visto, appena finito il turno controlliamo il consumo gomme, perché dato che si correrà in monogomma sarà fondamentale avere i diametri corretti nel momento che conta. Direi che in questo caso il problema quasi non si pone però, perché il consumo, come avete sentito, è quasi nullo, 1 millimetro in 5 minuti. Ci sono due opzioni: fare le controllate con un nuovo set, gomma alta nuova, quindi la Q1 con la gomma abbassata, sacrificare la Q2 ripartendo con un nuovo set, gomma alta, e poi fare la Q3 con le gomme abbassate, oppure fare tutte le manche su un unico set. Dai nostri calcoli abbiamo visto che teoricamente arriveremo in Q3 con le gomme un filo troppo basse, ma secondo me meglio così piuttosto che con gomma troppo alta. Quindi noi decidiamo per questa seconda opzione e vediamo se pagherà. Ora soffiamo la macchina e poi pensiamo a cosa modificare per migliorarla. Proviamo a aumentargli 1 millimetro di spessori sotto il braccio qua. Dovrebbe voltare di più. Non lo so. Andiamo bene, proprio bene. Siccome per me la macchina aveva sottosterzo, per renderla più veloce in inserimento di curva proviamo a lavorare sul bump steer inserendo uno spessore sotto i bracci. Poi ricontrolliamo anche campanatura e convergenza. Prove controllate finite, siamo 21esimi, abbiamo leggermente peggiorato, dopo le libere eravamo 15esimi, abbiamo avuto un problema alla barra dietro, ci siamo accorti adesso una volta che abbiamo finito che si era svitata, infatti la macchina non era eccezionale, comunque essere lì 20esimi, 21esimi, tanta roba considerando che abbiamo provato 0. Adesso cambieremo parecchio la macchina perché abbiamo visto che c'è un po' di cose da sistemare, abbassiamo l'altezza da terra, cambiamo i downstop, la carreggiata dietro ci siamo accorti che con queste gomme è diventata molto più larga, non l'abbiamo controllata, errore nostro, e era passata a 263 rispetto a 261, quindi la stringiamo, dovrebbe essere ancora più reattiva la macchina e veloce, e adesso vediamo cosa succede nelle 3 qualifiche.
Come detto, procediamo quindi a riaccorciare la carreggiata dietro, che con le gomme di questa gara con offset diverso si era allargata di 2 mm, e di conseguenza sistemiamo nuovamente anche il camber. Ok, salutata la mamma di Giorgio, possiamo andare in pista. Come avete sentito, dopo le controllate abbiamo modificato ancora la macchina perché sentivo ancora sotto sterzo, e oltre ad aver trovato la barra posteriore svitata, e dato che nonostante questo ho fatto comunque il primo tempo di questa manche, mi aspetto di andare ancora più forte, quindi sfilo subito la macchina bianca e mi metto davanti per avere pista libera. Cavolo, la macchina invece che migliorare è peggiorata, rolla tanto. Ok, lo speaker chiama già il dare strada, però dopo una staccata no. Vediamo se riesco ad adattarmi in fretta, altrimenti lo lascio andare. Beh, direi che un minimo margine l'ho preso, dai, però la macchina non mi piace per niente, faccio tanta fatica. Guardate che rischio, guardate il doppiato rosso davanti, fa sfilare la viola, poi sbaglia completamente la staccata, gli va addosso e rimane di traverso in piena traiettoria. Io arrivo da dietro e lo evito puramente d'istinto, strozzando l'uscita di curva. Cioè, ma scivolava proprio molto di più quando aprivo, non quando lasciavo. Quando uscivo dalla curva che davo gas, come il Boccile S, senti la macchina che non trazionava, che faceva tutto così, o imbarcava. Finita la prima qualifica, abbiamo vinto la nostra manche e posizione generale 17esimo. La macchina abbiamo fatto delle modifiche per renderla, per dargli più cattiveria, farla sterzare di più, ma è peggiorata tantissimo, cioè si muoveva tanto dietro, soprattutto nella S e sotto gas, cioè io davo gas e la macchina scivolava, imbarcava, non mi è piaciuta per niente, e quindi aver fatto questa posizione è buono, cioè diciamo una qualifica buona già in cascina ce l'abbiamo. Adesso ne rimangono 2, bisogna azzeccarne almeno un'altra e speriamo in bene. In questa qualifica torniamo indietro con il setup, o meglio a metà strada. Non ho avuto feeling con le modifiche fatte per la Q1, quindi facciamo una via di mezzo tra le libere e la Q1 e ora finalmente ci siamo, la macchina vola. Boom, da paura! 18 giri fatti e altra manche vinta, questa volta andando veramente forte.
Purtroppo per un mio errore ho dimenticato di far partire la registrazione e comunque questa manche non è andata male, ma ho perso qualche secondo in un paio di situazioni, chiudo quarto. Ebbene sì, finale B diretta, signori. Come ho detto a inizio video, fare top 16 ritenevo fosse al 99% impossibile e abbiamo realizzato quell'1%. Sono stracontento, adesso mostri a parte, ce la giocheremo con i migliori. Dai. Buongiorno a tutti, oggi domenica, giornata di finali. Noi partiremo più o meno verso... Ciao! Partiremo più o meno verso mezzogiorno. In finale B tanta roba, c'è un campione del mondo, finalisti europei, mondiali, cioè anche in finale B il livello è spaziale, quindi per me già disputarla è tanta roba, faremo del nostro meglio e vediamo come va, perché l'incognita sono un po' le gomme, si partirà con le gomme molto alte e bisogna vedere come si arriva alla fine della mezz'ora. Secondo me si può fare tutto su un unico set di gomme, ma gli ultimi 5 minuti saranno veramente basse e non sarà facile. Bisognerà comunque sopravvivere per arrivare fino alla fine, speriamo di arrivare fino alla fine e poi vediamo come va. La mia strategia di gara sarà questa. Non ho la presunzione di poter essere più veloce degli altri, anzi, quindi zero rischi, solido, regolare, faccio il mio passo, l'importante sarà sopravvivere fino alla fine, poi tireremo le somme. Voi mettetevi comodi, godetevi la gara, si va in griglia. 7, 6, 5, 4, 3. Niente, come mi succede quasi sempre allo start, il motore imbratta tantissimo, guardate quanto fuma. Luca Ielasi da dietro quasi mi tampona, ma bravissimo ad alzare il dito. E contemporaneamente Bertin con la macchina bianca che partiva in posizione 5 fa uno scarto, forse per paura anche lui di tamponare davanti, e perde la posizione su Romagnoli. Io mi ritrovo quindi totalmente, inaspettatamente all'interno di Bertin, ma siamo appaiati in un punto dove in due non ci si può stare. Quindi mollo ed essendo fuori linea all'esterno faccio sfilare i due che mi seguivano per non rientrare e fare un disastro e faccio passare anche l'ultimo e qua non ce ne sarebbe stato bisogno, errore mio di troppa prudenza. Vengo però in parte ripagato subito dall'essermi chiamato fuori dal gruppo perché guardate cosa succede. Ielasi, che avevo fatto sfilare, viene pizzicato da Salemi e finisce nel prato, mentre pazzesco, non so cosa succeda, Salemi letteralmente decolla e finisce nel muro dei box, allucinante. E non è stata a causa del contatto, nel senso il decollo inizia quando lui dà gas dopo il contatto. Non so, forse gli si è piegato qualcosa nel bumper davanti e quando ha accelerato ha imbarcato aria. Ok, il primo giro è andato, adesso iniziamo a prendere il ritmo. Il pilota davanti a me è lo slovacco Mielic. Deve avere problemi di motore, guardate nella S sotto al palco in rettilineo quanto perde, quasi lo tampono. Oh mamma mia, lui ha sbagliato salendo sul cordolo per non lasciarmi spazio, ma non penso sia stato quello il problema, mi sa che gli ha bucato il motore. Però è rimasto comunque in traiettoria chiudendomi la porta in faccia e io ho avuto un buon riflesso per non tamponarlo. Ne ho decisamente di più, continuo a mettergli pressione ma mi attengo al mio piano gara. Non voglio forzare nessun sorpasso né tantomeno rischiare di rovinare la mia e la sua gara al primo minuto.
Cerco di stare strettissimo all'interno di ogni curva per essere pronto ad entrare se commetterà un errore e se si aprirà uno spazio. Non mi sento! Ok, grazie, mi ha fatto sfilare, bella lotta, dura ma corretta comunque. Va. Ecco. Sono tornato settimo alla mia posizione di partenza. I primi 3 hanno preso margine, ma gli altri 3 sono poco davanti a me. Va bene, la gara è ancora lunghissima. Ora che ho pista libera davanti, posso fare le mie traiettorie finalmente e sto girando con gli stessi tempi di tutti gli altri. Guardate, 14.0, Lotti 13.9, Bertin 13.9, i primi 13.9, siamo tutti sugli stessi tempi. Sembra magro qua sotto, figa. Sembra magro qua. No, ti prego, no, non cominciamo. Il motore mi sembra magro nella S sotto al palco. Decidiamo di controllargli la temperatura al primo rifornimento che sarà tra poco. Sì, arrivo. Abbiamo perso secondi per misurare con il termometro la temperatura e sono uscito nuovamente dietro a Mielic. Tutto da rifare, inizia un'altra battaglia. Comunque sì, il motore è magro, erano 125 gradi, non in modo folle ma non va bene. San Scimo, ti prego, perdonami se oggi ho montato un 2104, fammi arrivare al prossimo rifornimento per ingrassarlo. Non romperti adesso, non romperti. Mamma, quanto guadagno nella S, sono vicino ma non c'è spazio. Anche qui nell'altra S vicinissimo, è un osso duro, è un osso duro. Guardate gli elasi davanti, si gioca un jolly, guardate che numero. Collavo 23, Gandin 23, Romagnoli 23, Lotti 23, Berten 23, Ielasi 23, Mielic 23, Aliprandi 23, Catanzani 20. 1, 3, 6, 4. Ok, adesso si è spostato perché dietro di noi stanno arrivando Collavo e Gandin, il primo e il secondo, e deve dargli strada. Attenzione all'accesso. Al numero il primo e il secondo, ok? Torneo riuscita, corsia box, mi raccomando. Ecco, Il motore ha retto, meno male. Adesso facciamo contemporaneamente miscela e carburazione. Maurizio lo ingrassa un filo e speriamo che sia a posto una volta per tutte.
No, non mi interessa. Siamo a metà gara, purtroppo ora il motore è un filo grasso sotto, mi si imbratta soprattutto nella curva del transponder e sotto al palco. In particolare sul transponder fuma tanto e poi mi dà la botta proprio quando devo impostare la chicane, complicandomi tanto le cose. Purtroppo dalle immagini non si nota, ma fidatevi, è così. E nonostante questo, guardate in alto a sinistra i tempi, stiamo girando tutti, dal primo all'ultimo, con uno scarto di meno di 2 decimi, idem i best lap. È una finale pazzesca, basta niente per passare praticamente da primo a ultimo. 8, 7, 10, 2. Sono sesto con 2 giri di svantaggio dai primi 2. Considerando che abbiamo perso tempo nei primi 2 rifornimenti a carburare il motore, inizialmente con Milic che faceva un po' da tappo, ci sta. Comunque manca ancora tanto tempo, io tengo botta. Colpo di scena, Jelasi ha flippato, deve aver preso un cordolo, guadagno una posizione e passo quinto. Mamma mia, che botto stavamo facendo! Romagnoli davanti a me ha bucato di colpo mentre eravamo full gas. Per fortuna non ero paro dietro di lui e l'ho sfilato. Recupero sul modello, grazie. Attenzione, attenzione. No, altro che bucato, ha proprio spento, lo stanno riportando ai box. Altro colpo di scena, risalgo un'altra posizione e adesso sono quarto. A fine serbatoio si smagra. Ha spento, rotto. No, non ci credo, ho rotto il motore, non ci credo. Si è spento secco all'improvviso e forse la smagrata a inizio gara l'ha demolito. No, mi dicono che è vuoto, siamo rimasti senza miscela. Ma non eravamo neanche a 4 minuti, non è stato un errore di cronometro. Vabbè, la gara ormai è totalmente compromessa, ma ripartiamo. A me me le chiedi, non so. Spento. No, ancora. Spento di nuovo. Vabbè, pazienza, niente di male, tanto ormai non cambia nulla. Secco di nuovo. Siamo a 3 minuti e 35 dall'ultimo pieno. Com'è possibile che abbia solo questa autonomia? Non lo so, deve essergli successo qualcosa. Niente, ripartiamo per onorare la gara e chiudere la finale. Scappa,
finale appena terminata, abbiamo chiuso ottavi, purtroppo abbiamo fatto 2 spente che ci hanno condannato. Al momento della prima spenta ero quarto, non mi sarei giocato il bump up perché i primi 2 erano un passo avanti, ma potevamo stare lì vicino, eravamo competitivi. Dovremmo capire perché ha fatto queste 2 spente strane, è arrivato a non fare neanche più 4 minuti, cioè si è spento perché è rimasto senza miscela 2 volte. Pazienza, però sono contento perché siamo stati super competitivi, dai, e va bene così, va bene uguale. Concludiamo la gara al 15° posto in classifica generale e cosa dire, onestamente siamo andati oltre le mie aspettative, siamo stati competitivi alla grande, personalmente sono molto soddisfatto di come ho guidato, veloce e senza mai commettere un errore in tutte le sessioni, compresa la finale, una finale con un ritmo così esasperato, ho avuto grande consistenza e guardando i nomi dei piloti con i quali ci siamo confrontati e di qualcuno che abbiamo anche messo dietro, non posso che essere soddisfatto e orgoglioso del risultato che abbiamo ottenuto. Ma come ogni pilota che si rispetti e che si lamenta sempre, vedo delle cose dove possiamo migliorare ulteriormente e già non vedo l'ora di tornare in pista. La prima gara dell'anno è andata, adesso ci aspettano le successive, che ovviamente non mancherò di portarvi sul canale. Vi saluto, ciao alla prossima!